Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao Jack, come stai oggi? Ciao Emma, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di importante, come affrontiamo le critiche. È un argomento interessante. Ci ho pensato molte volte. Penso che faccia parte della vita. Sì, sono d'accordo. A volte le critiche possono essere difficili da ascoltare, ma possono anche aiutarci a crescere. Emma, cosa intendi per critiche? Le critiche sono quando qualcuno ti dice che il tuo lavoro o il tuo comportamento non sono buoni. Possono riguardare la tua scrittura, le tue idee o anche la tua personalità. Capisco. Ho ricevuto critiche sui miei dipinti. All'inizio mi sono sentito triste, ma poi ho cercato di imparare da esse. È un buon esempio. Ho ricevuto critiche sul mio discorso quando praticavo il public speaking. All'inizio mi ha reso nervosa. Sì, parlare in pubblico può essere molto difficile. Come ti sei sentita quando qualcuno ti ha detto che il tuo discorso non era chiaro? Mi sono sentita un po' ferita, ma ho capito che il feedback era inteso per aiutarmi a migliorare. Ho imparato a parlare più lentamente e a usare parole più semplici. È un modo positivo di vederla. Penso che quando riceviamo critiche possiamo scegliere come rispondere. Esattamente. Cerco di ascoltare le critiche e di fare domande. Dico, puoi spiegarmi cosa intendi? Oppure come posso migliorare? È una buona idea. Fare domande può aiutarti a capire meglio il feedback. Sì, e dimostra che vuoi imparare. A volte prendo appunti sui commenti così posso rifletterci sopra in seguito. Lo faccio anch'io. Tengo un piccolo quaderno dove scrivo i miei pensieri. Mi aiuta a riflettere su cosa posso fare meglio. Riflettere sulle critiche è molto importante. Può trasformare un'esperienza negativa in un'opportunità di crescita. Cerco anche di ricordare che non tutte le critiche sono negative. Alcune persone danno feedback perché si prendono cura di te. È vero, ho un'amica che mi dà sempre un feedback sincero sulla mia scrittura. All'inizio mi faceva sentire a disagio, ma ora lo apprezzo. Anch'io mi sento allo stesso modo riguardo alla mia classe d'arte. L'insegnante dà critiche costruttive e imparo nuove tecniche ogni volta. Le critiche costruttive sono utili perché sono specifiche e gentili. Ti dicono cosa puoi migliorare senza farti sentire inutile. Sì, mi piace quando qualcuno dice: "I tuoi colori sono belli, ma potresti provare una tecnica di pennello diversa." È chiaro e utile. Esattamente. Si tratta del modo in cui viene trasmesso il messaggio. A volte le critiche possono essere dure. Anche io ho vissuto questa esperienza. È difficile da affrontare. Quando le critiche sembrano scortesi o cattive, possono ferire i sentimenti. Cerco di non prendere sul personale le critiche dure. Mi ricordo che ognuno ha opinioni diverse. È un buon modo di pensare. Spesso mi dico: "Questa è l'opinione di una persona e non mi definisce." Sì, e cerco anche feedback positivi. Chiedo ai miei amici cosa apprezzano del mio lavoro. È un'ottima idea. Bilanciare le critiche con i commenti positivi mi fa sentire meglio. Credo sia importante essere gentili con noi stessi. Quando riceviamo critiche, non dovremmo ignorare i nostri punti di forza. Concordo.
cerco di concentrarmi su cosa ho fatto bene e poi penso a come migliorare. È un processo di apprendimento. Esattamente. Vedo le critiche come uno strumento per crescere. Non è sempre facile, ma può renderci più forti. Emma, hai mai ricevuto critiche con cui non eri d'accordo? Sì, mi è capitato. Una volta qualcuno mi ha detto che le mie idee erano troppo semplici. All'inizio mi sono sentita turbata perché avevo lavorato duramente al mio progetto. Sembra difficile. Come hai gestito la situazione? Ho fatto un respiro profondo e ho riflettuto sul commento. Mi sono chiesta, è vero? E cosa posso imparare da questo? È un approccio intelligente. A volte, anche se non sei d'accordo, c'è qualcosa da imparare. Esattamente. Ho deciso di migliorare le mie idee aggiungendo più dettagli, ma ho anche mantenuto il mio stile originale. Ho imparato che posso essere creativa a modo mio. Ho avuto esperienze simili. Quando ho ricevuto feedback duro sulla mia scrittura, mi sono sentito molto demoralizzato. Ma ho imparato a rivedere il mio lavoro senza perdere la mia voce. È molto importante. È possibile migliorare rimanendo fedeli a se stessi. Sì, e penso sia utile cercare feedback da persone diverse. Ti offre una prospettiva più ampia. Sono d'accordo. Chiedo ai miei amici e familiari le loro opinioni. A volte mostro il mio lavoro a persone nuove. È un ottimo modo per ottenere feedback variegato. Ti aiuta a crescere e a vedere le cose da angolazioni diverse. Jack, hai qualche consiglio per affrontare le critiche? Sì, ho alcuni consigli che mi aiutano. Prima di tutto, cerco di ascoltare attentamente e di non reagire troppo in fretta. È molto importante. Prendere un momento per riflettere prima di rispondere può aiutarti a rimanere calmo. In secondo luogo, scrivo il feedback, mi aiuta a ricordare cosa è stato detto e a rifletterci sopra in seguito. Lo faccio anch'io. Mi piace rivedere i commenti e pensare a come posso migliorare. Infine, mi ricordo che tutti commettono errori. Le critiche fanno parte dell'apprendimento. È un buon promemoria. Stiamo tutti imparando e crescendo ogni giorno. Ultimamente, cerco di ottenere feedback positivi. Chiedo ai miei amici cosa hanno apprezzato del mio lavoro. È un ottimo consiglio. Concentrarsi sul positivo bilancia i commenti negativi. Sì, mi fa sentire meglio e più motivato a migliorare. Grazie per aver condiviso i tuoi consigli, Jack. Userò alcuni di essi nel mio prossimo progetto. Prego, Emma. Sono contento che possiamo parlare di queste cose. Aiuta anche me. La penso allo stesso modo. Parlare di critiche le rende meno spaventose e più gestibili. Emma, hai un esempio recente di critiche che hai ricevuto? Sì, ne ho uno. La settimana scorsa ho presentato un progetto a scuola. Il mio insegnante ha detto che le mie diapositive erano troppo affollate e difficili da leggere. Come ti sei sentita? All'inizio mi sono sentita un po' ferita perché avevo lavorato sodo sulle diapositive. Ma poi ho ricordato che il feedback era inteso per aiutarmi a migliorare. È un buon modo di vederla. Cosa hai fatto dopo il feedback? Ho chiesto al mio insegnante ulteriori dettagli. Ho detto, puoi spiegarmi cosa intendi per affollato? Mi ha detto di usare meno parole e più immagini. È molto utile. Hai cambiato le tue diapositive. Sì, le ho riviste. Ho semplificato il testo e aggiunto immagini più chiare. Mi sono sentita orgogliosa della nuova versione.
È un ottimo esempio di come usare le critiche per migliorare. Ho avuto un'esperienza simile con la mia arte. Recentemente un amico mi ha detto che il mio dipinto sembrava troppo scuro. Come hai reagito? All'inizio mi sono sentito un po' difensivo. Pensavo, ma a me piacciono i colori scuri. Ma poi ho chiesto al mio amico, cosa intendi per scuro? E lei mi ha spiegato che alcune aree erano troppo pesanti. È una buona domanda da fare. Aiuta a capire meglio il feedback. Sì, e ho deciso di provare colori più chiari nel mio prossimo dipinto. Ho imparato che sperimentare fa parte dell'arte. Esattamente. Le critiche possono portare a nuove idee e a un lavoro migliore. Ora mi sento più sicuro quando ricevo feedback. So che può aiutarmi a crescere. Anch'io vedo le critiche come un'opportunità di apprendimento, non come un attacco personale. Concordo. Quando cambiamo il nostro modo di pensare, le critiche diventano uno strumento di miglioramento. Grazie per aver condiviso le tue esperienze, Jack. Imparo sempre qualcosa di nuovo quando parliamo. Prego, Emma. Mi piace molto conversare con te, mi fa riflettere. Prima di concludere, hai qualche pensiero finale su come affrontare le critiche? Sì, credo sia importante ricordare che tutti ricevono critiche. Anche le persone famose ricevono feedback sul loro lavoro. È vero, ho letto che molti artisti e scrittori di successo affrontano critiche. Sì, e le usano per migliorare. Voglio essere come loro. Voglio imparare e crescere. Anch'io. Credo che con la pratica e una mente aperta possiamo trasformare le critiche in un'esperienza positiva. Ora mi sento più preparato ad affrontare le critiche. So che fanno parte della vita e che posso imparare da esse. La penso allo stesso modo. Grazie per questa bella conversazione, Jack, mi ha aiutato molto. Grazie a te, Emma. Mi piace sempre parlare con te. Continuiamo a esercitarci e a imparare insieme. Sì, incontriamoci di nuovo presto per parlare di altre idee. Non vedo l'ora. Buona giornata, Emma. Anche a te, Jack. Arrivederci per ora. Stai. Stai. Tu stai bene oggi? Loro stai a casa. Noi stai con gli amici. Importante. Importante. È importante studiare ogni giorno. Questo progetto è molto importante. La salute è la cosa più importante. Affrontiamo. Affrontiamo. Affrontiamo la sfida insieme. Dobbiamo affrontiamo i nostri paure. Affrontiamo il problema con calma. Critiche. Critiche. Le critiche possono aiutare a migliorare. Non tutte le critiche sono negative. Ho ricevuto critiche costruttive sul mio lavoro. Interessante. Interessante. Il libro è molto interessante. Ho visto un documentario interessante. La conversazione era davvero interessante. Ascoltare. Ascoltare. Mi piace ascoltare la musica. È importante ascoltare gli altri. Posso ascoltare un podcast interessante. Aiutarci. Aiutarci. Possiamo aiutarci a vicenda. È importante aiutarci nei momenti difficili. Loro vogliono aiutarci con il progetto. Comportamento. Comportamento.
Il comportamento dei bambini è importante. Il suo comportamento è stato sorprendente. Dobbiamo parlare del comportamento in classe. Scrittura. Scrittura. La scrittura è un'arte antica. Studiamo la scrittura in classe. La scrittura di Maria è molto bella. Personalità. Personalità. La personalità di Marco è molto interessante. Ogni persona ha una personalità unica. La personalità può cambiare nel tempo. Ferita. Ferita. La ferita è profonda. Ho curato la ferita con un cerotto. La ferita brucia quando tocco. Feedback. Feedback. Il feedback è molto importante per migliorare. Riceviamo feedback dai nostri clienti ogni settimana. Dobbiamo dare feedback costruttivo ai nostri colleghi. Crescere. Crescere. Le piante possono crescere rapidamente. Voglio crescere come persona. È importante crescere in un ambiente sano. Costruttive. Costruttive. Le critiche costruttive possono aiutare a migliorare. Dobbiamo avere conversazioni costruttive per trovare soluzioni. Le idee costruttive sono sempre benvenute in questo team. Tecniche. Tecniche. Le tecniche possono migliorare le prestazioni. Ci sono molte tecniche per imparare una lingua. Le tecniche di rilassamento aiutano a ridurre lo stress. Opportunità. Opportunità. L'opportunità è arrivata inaspettatamente. Dobbiamo sfruttare questa opportunità. Ogni opportunità ci insegna qualcosa di nuovo. Persone. Persone. Ci sono molte persone nel parco. Le persone stanno parlando tra loro. Ogni persona ha una storia da raccontare. Sincero. Sincero. Essere sincero è molto importante. Apprezzo la tua risposta sincero. È difficile trovare amici sincero. Riflettere. Riflettere. È importante riflettere prima di prendere decisioni. A volte, mi piace riflettere sulla mia giornata. Riflettere aiuta a capire meglio i propri pensieri. Demoralizzato. Demoralizzato. Lui si sente demoralizzato dopo la sconfitta. Il demoralizzato gruppo ha bisogno di incoraggiamento. Essere demoralizzato può influenzare il lavoro. Qual è il tema principale della conversazione tra Emma e Jack? Cosa fa Emma dopo aver ricevuto critiche sul suo progetto scolastico? Cosa significa la parola critiche nel contesto della conversazione? Come possiamo usare le critiche costruttive? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.